Cosa accade quando tutto sembra finire? Esiste un oltre, un altrove. In questo viaggio ho incontrato due voci, due sguardi. Un uomo di scienza che scruta l'invisibile attraverso il rigore della ricerca e una donna che ascolta ciò che non si vede, che dà voce a ciò che non si tocca. Le loro strade nate lontane oggi sembrano correre parallele. Ti porto via la mamma, ti porto via il futuro marito che sarebbe stato, ti porto via discussioni familiari, diciamo, ma ti porto via il papà. Cos'è la morte? Cosa significa morire e cosa siamo noi veramente? Per dare magari un'immagine che possa aiutare a capire. Cosa vedi tu quando hai una canalizzazione o comunque vedi qualcosa? Allora, Visivamente abbiamo qualche informazione sul luogo, sul come sia, sulle sensazioni che si avvertono in quel momento lì o su chi vediamo. Forse nel profondo siamo tutti esploratori dello stesso mare, quello che separa la vita dalla vita che verrà. Questo non è solo un reportage, è un invito ad ascoltare, ad aprire gli occhi e il cuore, a lasciarsi attraversare dalla possibilità che tutto questo non finisca davvero. Tu lo vedevi che faceva proprio questo gesto? sì, ti ho detto dietro di te. Pazzesco. Sì, era alla tua sinistra. Se mi interessasse sperimentare questo tipo di fenomeni, io, che non l'ho mai fatto, non ho idea di come si possa fare, non ho idea nemmeno, non so nemmeno se posseggo o meno queste capacità, come posso approcciarmici? Intanto dobbiamo dire che la medianità non è un dono come si crede, ma è un'abilità e la si può sviluppare. L'unico consiglio che posso darti è prova con l'immaginazione, fallo con l'immaginazione. Come se io adesso ti chiedessi canalizza mio nonno e ti chiederei semplicemente di immaginare. Ci provo davvero in questo momento? Allora, quindi devo solo immaginarlo? O qualcosa? Sentiamo. Attacca con le maniche più lunghe del normale. Non so se è un pizzetto o una barba incolta, però più su questa zona. E dove avesse le sopracciglia folte. L'impressione che lavorasse con le mani, facesse qualche lavoro manuale. E ride, sta ridendo. C'è stata ostilità fra di voi. Ho come l'impressione che non sia un nonno che mi racconteresti solo con espressioni positive. Le maniche lunghe. Stop. Ah, in alcune tradizioni indiane battersi il pugno sul petto 3 volte, gesto che simboleggia il richiamo alla propria forza interiore. No, giuro, guarda. Tu lo vedevi che faceva proprio questo gesto? Sì, ti ho detto dietro di te. Pazzesco. Sì, era alla tua sinistra. Allora, alcuni hanno detto prima che hai una bella luce. Sei voluto bene dal mondo dello spirito. E non credo che sia una passeggiata andare dove vuoi andare tu. Fernando, cos'è la medianità? Abbiamo una definizione da vocabolario e una definizione un po' più personale. Vocabolario definisce la medianità come la capacità di comunicare con i defunti e con l'altro mondo. Noi come ricercatori la definiamo invece come una capacità, un'abilità soggettiva di ricevere informazioni sui defunti. E questo è molto diverso perché la definizione da vocabolario dà per scontato che esista una vera e propria comunicazione con l'aldilà. Noi come ricercatori invece ci limitiamo a sostenere che il medium riporta effettivamente informazioni accurate sui defunti, a prescindere che la comunicazione esista o meno. Io non ho mai capito in realtà che cosa mi succedeva. Mi avvenivano cose strane, del tipo magari sogni particolari, tipo mi venivano come delle cose nello stomaco prima che succedevano, la pancia, sentivo tanto dalla pancia. Ricordi che ho io partono dai 7 anni. Perché dici che esiste? Come fai a sostenere che esista questo mondo? Perché oramai, Emanuele, sono tantissimi anni che come studiosi indaghiamo il fenomeno della medianità. Abbiamo tantissime prove, abbiamo elaborato una serie di ricerche sperimentali molto elaborate. Abbiamo sottoposto ai nostri test tantissimi sedicenti medium e hanno dimostrato che effettivamente la comunicazione esiste. Ora, da un punto di vista meramente pragmatico, scientifico, noi ci fermiamo nel sostenere che questa comunicazione, come ti dicevo prima, esiste effettivamente, o meglio, la capacità che ha il medium di
ricevere informazioni sui defunti. Ma dopo tanti anni di ricerche, tante cose viste, tante esperienze fatte, anche private, non pubblicate, possiamo dire che esiste realmente qualcosa che ci trascende. Venivo avvertita sempre nei sogni quello che doveva succedere, ma non nego che avevo anche delle sensazioni di presenze sempre vicino, ma non sapevo spiegare. Continuava a dire mia mamma con la coda dell'occhio, ecco, tante volte magari vedevo passare qualcuno. Ricordo di alcuni episodi particolari, circa 14 anni forse. Allora, toglimi una curiosità. Diciamo che tutti gli horror che ormai vengono prodotti, almeno una buona parte, raccontano sempre di questa entità maligna che infesta la casa, infesta la famiglia. Ma questa è una storia reale? È un qualcosa di possibile veramente? O è tutta una fantasia? Io dopo quello che ho visto, e non ho raccontato tutto ovviamente, sono portato a credere in questi fenomeni, ma non ne ho paura, Emanuele, sai perché? Perché? Perché gli spiriti infestanti, per quanto maligni, non hanno mai ucciso nessuno. Sono gli uomini che uccidono, io ho paura degli uomini. E avevo fatto un sogno di quelli brutti, proprio brutti. Avevo una discussione, c'è chi crede e chi no, ma io non posso negare quello che ho visto e ho vissuto. Molte volte mi si era presentato, mi ha sempre fatto come delle sfide. Lui mi chiedeva una firma che io non volevo cedergli. E comincia quando io gli dico di no a questa firma, ecco, cioè lui appariva sempre molto bello, un bel ragazzo, ben vestito, elegante, molto dolce sembrava. Allora, mettiamola così. Dal punto di vista culturale c'è sicuramente un grande tabù, quantomeno una barriera protettiva, condizionata da sicuramente ambiente, cultura, condizione cronologica, temporale, rispetto a quelle che sono comunque le nostre condizioni da occidentali. Ti domando questo: se fossimo davanti ad una scoperta come per esempio possa essere quella galileiana ai suoi tempi, e l'unica barriera che abbiamo al poterla divulgare in maniera più libera, e mi verrebbe da dire anche quasi normale, è solo la nostra cultura, cosa pensi si possa fare per fare in modo che le persone accettino di fatto quella che è una realtà, una semplice realtà? Beh, mi chiede un confronto importante con Galileo. Beh, Galileo fece una scoperta reale, fu una grande scoperta scientifica la sua, perché era importante, perché prima di quell'osservazione che fece Galileo nessuno conosceva sulla Terra quella verità. E mi chiedeva, arrivava a un certo punto che in tutti i modi comunque raggirandomi arrivava questa firma. Mi diceva ma se tu firmi tutto questo è tuo. Mi ricordo che mi lanciava di tutto, io tra l'altro mi svegliavo con i segni, cioè io comunque portavo i segni delle botte che avevo. Cosa ti rimaneva? Magari, che ne so, dei Livido. graffi forti, bravissimo, lividi. Beh, inizialmente ero molto sorpreso, poi le informazioni hanno cominciato a diventare sempre più importanti e solo dopo qualche anno cominciano a capire che realmente potesse esistere qualcosa che ci trascende e soprattutto che si tratta di qualcosa di intelligenza, quindi forma di intelligenza reale. Comunque è stata abbastanza molto stressante, molto pesante. Ti porto via la mamma, ti porto via il futuro marito che sarebbe stato, ma ti porto via il papà. Perché io dovrei chiederti? Non mi è venuta una risposta, ma credi un po' quello che... Perché sono tante le ricerche che noi abbiamo sviluppato. Sai, credere o meno in questi fenomeni può essere un'opinione da bar, ok? Io posso dire ci credo, non ci credo, ho visto un fenomeno, ma in realtà oggi quando si affrontano questi argomenti bisogna parlare con il linguaggio della scienza e noi l'abbiamo fatto sostanzialmente. È questo che fa la differenza. Noi in sostanza abbiamo portato in laboratorio dei sedicenti medium con lo scopo di dimostrare effettivamente le abilità medianiche. Abbiamo elaborato dei protocolli molto sofisticati affinché non venissimo ingannati dai medium, non ci imbattessimo nei bias di ricerca, cioè in quelle variabili che
anche un bravo ricercatore può dimenticare, quindi intervengono nell'esperimento andando ad inficiare quelli che poi sono i risultati dell'esperimento. Lavoriamo su questo tema oramai da circa 10 anni, anche se è un'esperienza che per me è nata un po' di anni prima, quando ero ancora uno studente alla facoltà di psicologia di Genova, e dopo tanti anni di ricerche e soprattutto pubblicazioni scientifiche noi possiamo affermare con certezza, da un punto di vista scientifico e quindi matematico, il fatto dell'esistenza di questo fenomeno. Andavo alla ricerca di capire perché mi succedevano queste cose. E devo dire che la mia fortuna, e questo guarda, spero che tu me lo puoi mettere per iscritto in grande, sono state mia mamma e mia nonna materna, perché mi hanno sempre creduta e sostenuta, perché sennò io sarei diventata pazza. Ciò che noi abbiamo, tra virgolette, scoperto come ricercatori sulla medianità in realtà è una conoscenza antichissima. Stiamo solo cercando di portarla alla ribalta nei tempi moderni utilizzando la scienza, anche se per molti non è necessario farlo. E detto bene, è una barriera culturale. Oggi la nostra vita è frenetica, è molto materiale, materialista. E si nasce e si cresce con questa mentalità molto materiale dell'esistenza. Per cui per avere un cambiamento oggi bisogna inserire questa conoscenza a livello culturale, insidiarla nelle menti delle persone in modo molto, come dire, leggero. Infatti. Io non ho mai capito di essere una medium. Esatto, questo volevo chiederti, infatti, ma come hai vissuto questa sensazione nel tempo? Come le hai sviluppate mentalmente? Perché immagino che comunque deve essere No, io non l'ho mai capita. faticosissimo. Cioè no, la cosa straordinaria è che io non riuscivo a capire, nonostante quando morivano le persone, parlo in famiglia o vicini, amici, io ero piccola, e loro puntualmente o prima di morire, cioè durante la notte che loro dovevano morire, o appena morivano, io non lo sapevo come non lo sapeva la mamma, perché comunque non è che ci avvisavano subito, io dicevo, mi alzavo e dicevo, mamma, mi ricordo benissimo un particolare di una zia di mia mamma, che a me tra l'altro piaceva un sacco, e tra l'altro mi sembra di vederla qua davanti a me con il suo rossetto rosso, un buon profumo, pulita. E mi alzo e gli dico a mia mamma, mamma, è morta la zia Chella. Mamma, io l'ho vista, è venuta, mi aveva detto un qualcosa che io non ricordo. Tempo di dirlo a mia mamma, bocca da verità, un'oretta, mezz'ora, è arrivata la telefonata da Bari che la zia era morta. Cosa possiamo consigliare a chi si approccia o che si vuole approcciare per la prima volta ad un medium per chiedere un contatto? Beh, intanto tantissima prudenza. Bisogna lavorare innanzitutto con medium che siano certificati non dal nostro gruppo di ricerca, ma a suffragio universale, nel senso che siano seguiti già da molte persone. E bisogna ricordare che la medianità non è un interruttore, il medium non accende e spegne un interruttore. La medianità è sempre un percorso e questo è importante. Non si ricevono mai informazioni soddisfacenti e complete con un solo consulto. La medianità è proprio un percorso, così come le informazioni che vengono date dai defunti rappresentano sempre un percorso, una sorta di puzzle che può essere messo insieme semplicemente raccogliendo varie teste e unendole per avere contezza dell'immagine complessiva. Ricordo di questa mia vicina che aveva fatto, il suo papà aveva fatto un incidente mentre partivano in vacanza e io non potevo sapere, ovviamente sì, la conoscevo, però non potevo sapere dei particolari. Suo papà mi veniva in continuo nel sogno a dirmi determinate cose da dire alla figlia, di cui una che mi è rimasta impressa: digli che non deve avere paura di me. E hanno fatto un incidente in autostrada di cui era venuto su tutti i telegiornali, potentissimo, e suo padre si era completamente la faccia distrutta. E quindi lei aveva l'ossessione di vederlo come l'ha visto quando è successo l'incidente, perché erano insieme. Io non lo potevo sapere. Poi se conosco una persona e so che non crede, gli posso dire: ho fatto un sogno. Certo. Ho sognato questo, e glielo ammorbidisci. L'importante è che il messaggio arriva. Non averlo mai visto, ma la domanda che mi viene spontanea è: questa potrebbe essere, se non la più grande, forse la più importante degli ultimi anni come scoperta, e quindi
è automatico pensare che qualsiasi testata giornalistica ne parli immediatamente, dal momento che effettivamente dici che ci siano delle ricerche scientifiche, ed è così, non capisco come mai non venga divulgato. Sai, è la stessa cosa che pensavo tanti anni fa quando studiavo psicologia all'Università di Genova, dove svolsi i primi esperimenti sulla medianità. Invitai proprio dei medium in facoltà, li chiudemmo nei laboratori della facoltà, e attraverso un protocollo sperimentale molto serrato, con più livelli di mascheramento sperimentale, riuscimmo effettivamente a dimostrare che la medianità esiste. E io all'epoca ero del tuo stesso pensiero, credevo che questa fosse la scoperta del secolo e quindi sarebbe dovuta essere divulgata sui principali, no, canali social e televisivi. E in realtà non fu così. Io invitai anche dei giornalisti a seguire la mia tesi di laurea, in cui discutevo appunto i risultati di questo esperimento. Non mi rispose nessuno. Secondo te, come possiamo raccontare a chi ci guarderà cos'è la morte? Cosa significa morire? E cosa siamo noi veramente? Sono domande complesse. Luce. Esatto, questo volevo... Noi siamo esseri di luce. Che cos'è la morte? La morte è una trasformazione nell'amore e nella luce. Per dare magari un'immagine che possa aiutare a capire, cosa vedi tu quando hai una canalizzazione o comunque vedi qualcosa? Allora, se intanto vedi, senti, ti bisogna distinguere magari, ecco, esatto. È qua che volevo arrivare. Okay. Io ho una medianità un po' strana, me lo dicono in tanti, nel senso, io non ho un solo modo, nel senso c'è la chiaraudienza, chi vede nel terzo occhio, chi sente, chi percepisce. Non lo vedo, non lo sento, ma mi arrivano tutte le informazioni nel mio corpo. Chi ci ascolterà sia capire attraverso di te, quella che è la tua esperienza, cosa significa morire, cioè cosa succede dopo, cosa vediamo subito dopo. Okay. Il richiedente il consulto era una signora vedova che chiedeva di comunicare con il proprio marito. Abbiamo già specificato che non c'è mai, nei nostri esperimenti non c'è mai contatto diretto tra il medium e il richiedente il consulto. Sostanzialmente durante l'esperimento ognuno sta a casa sua e il medium riceve solo il nome del defunto. Beh, ecco, è successo una volta che il medium ci ha dato questa informazione. Il defunto, prima di sposarsi, quindi da adolescente, viveva in Viale dei Ciliegi numero 13. Quando la moglie ha ricevuto questa informazione non era assolutamente a conoscenza, perché non conosceva suo marito quando era un adolescente. Allora ha dovuto chiedere informazioni alla suocera ancora in vita. La suocera ha confermato la via in cui vivevano quando il defunto era ancora un adolescente. In un altro caso una medium ci ha fornito il numero di targa del furgone del defunto, che era il papà del richiedente il consulto. Tipo di percezione più frequente, magari più uditivo, più visuale? Allora, più frequente, devo dirti la verità, è tutto. Ok. È un tutto. Se mi chiedi come tu vedi un defunto, tu mi vedi? Ecco, io lo vedo così. In un'unica cosa che ti posso dire è la luce che emana. Hai presente il film di Ghost? Sì. Ecco, è presente quando lei vede lui con quella luce dietro? È così, li vedo così. A vivere la mia vita fisica, ma come tutte le persone, è come se c'è sempre un qualcosa che ci rimane sospeso, non saprei come spiegarti, no? Guarda che tutto quello che ti sto dicendo me lo stanno suggerendo loro, perché sennò io non avrei trovato le parole. E me lo dici solo ora? Fantastico questo. Sì. Adesso ho altre 6.000 domande da farti. Ballare, giuro, in uno stato vibrazionale sull'amore. Io non so se può esistere ballare sull'amore, però è una parola che sento di dire e te la devo dire. Ma è quello che io sento veramente, tra le altre cose. E ne ho tanti di episodi, alcuni non li posso raccontare perché non sono credibili, anche perché devi sapere che ho scoperto che più l'episodio è potente, meno ha credibilità. È come se le persone, quando ascoltassero alcuni episodi che si verificano, quando ne ascoltano il racconto, attivano subito una forma di protezione, quindi la mente va subito a cercare la spiegazione alternativa. Quindi come puoi dare un nome, come puoi dare una forma al mondo dello spirito? Io
sinceramente, più di queste parole mi potresti fare miliardi di domande sotto altre forme, ma non c'è forma, se non che solo l'amore puro, incondizionato, leggero e che ti fa danzare sulle note dell'amore. È questo quello che è il messaggio che deve arrivare. Cosa stai percependo in questo momento? Cosa ti arriva? Cosa In senti? questo Quali momento emozioni? leggero, sento la luce, sento un'emozione tra misto di leggerezza, fresco, calore e luce. Tra l'altro devo dire che tu hai una bella luce e con la tua luce puoi arrivare veramente nel cuore di tante persone. Beh, sai, all'inizio non è stato facile, anche io credevo di aver fatto la scoperta del secolo, e quindi avevo un grande desiderio di divulgare queste informazioni, però poi effettivamente ho dovuto scontrarmi con una cultura molto rigida e quindi in sostanza mi sono dovuto ridimensionare. Diciamo che io ovviamente svolgo una vita normalissima e quindi mi relaziono con le persone in modo, direi, materialista, passano questo termine, e in determinati contesti riesco ovviamente a trasformarmi e quindi diventare molto più, forse dire spirituale è un termine grande, però riesco sicuramente a trattare certi argomenti con le persone che sanno ascoltarmi, ecco, come in questo caso. Una cosa che ti posso chiedere, poi puoi anche tagliarla questa parte. Certo, devi. Perché mi fanno vedere tanti bambini con te come un reportage di bambini dove c'è la fame, mi fanno vedere bambini poveri? Hai avuto a che fare o forse un tuo sogno, un qualcosa che Sto vuoi per fare? avere a che fare con questa cosa. Sì. Tu Ho porterai chiesto- tanta luce. Sì, ho chiesto di raccontare. Ricordati io i brividi di danzare nelle note dell'amore. Io vedo dei bambini di colore, anche da te, tanti. È proprio quello. Effettivamente non ho saputo nemmeno come scienziato trovare una spiegazione a tanta intelligenza, a tanta il fatto che queste informazioni in sostanza gli hanno fatto proprio capire che dall'altra parte c'è una vita come la nostra. Sembra quasi che il medium sia al telefono con il defunto. Questo poi ovviamente dipende anche dall'abilità del medium, dalla capacità di comunicare dell'anima disincarnata. Mi dicevi che alcune canalizzazioni sono molto complesse. Vuoi Non ci sono raccontarci? sempre. Allora, dipende sempre. Ecco, questa è una cosa che io quando faccio i miei consulti mi capita di trovare persone magari malfidente, no? E fanno il consulto per gioco. Ecco, questa è una cosa per provare, per sfidare, per vedere, ma vediamo se è vero. Non li fate. In primis perché fanno male a loro e non è giusto. Non c'è niente da provare, non è un gioco. Ma anche per noi stesse come medium, io da medium mi sento di non dover dimostrare niente a nessuno. Però una cosa importante che dovrebbero imparare le persone, concentrarsi ancora prima. Io dal momento in cui comincio a pensarlo, vorrei tanto la zia. Vieni, se puoi, vieni, dammi un segno. Per la tua esperienza, per quella che è la tua consapevolezza, che ovviamente è superiore rispetto alla consapevolezza comune, nel senso che tu hai anche un approccio di rispetto verso questo mondo che ancora non si riesce ad avere, dico generalmente. Guarda, sento dire, non è per tutti. La coscienza genera coscienza, ma non è per tutti. Cosa c'è dopo la morte? Beh, sarebbe bello avere una risposta definitiva, Emanuele. Io intanto posso dire con ragionevole certezza che la morte in quanto tale non esiste. Oggi abbiamo tantissime prove che vengono non solo dagli esperimenti sulla medianità che vengono svolti in tutto il mondo, ma anche dalle esperienze di premorte, quindi le NTE. La morte in quanto tale non è come ce la immaginiamo, perché siamo sicuri che la coscienza in qualche modo possa sopravvivere. Ora, noi come ricercatori definiamo la sopravvivenza della coscienza umana. Magari chi ha più un approccio spirituale ti parla di anima, qualcosa però sopravvive. Sopravvive probabilmente in un sistema informazionale difficile anche da poter definire e soprattutto da localizzare. Mi fanno vedere, no? Come degli esseri piccoli, esseri grandi di tutte le misure. Parlano di una coscienza superiore, la coscienza suprema. Quando loro dicono non è per tutti, è in base alla coscienza.
Noi arriviamo da lì. Sì. Guarda, mi fa vedere da molto in alto, ma non molto in alto, dicono come credete voi. Come? Allora, nel momento in cui tu chiedi, mi fanno vedere semplicemente delle sfere di luce. Ma noi... No, continua. No, dico che girano, arrivano dall'alto e arrivano diretti. La vita ha una ciclicità? Noi finiamo e torniamo? Guarda, mentre tu mi facevi la domanda, in realtà sentivo dire la vita non ha fine. Non c'è un inizio, ma non c'è una fine. Mi fanno vedere come se c'è un pezzo di mezzo. Non ha inizio, ma non ha fine. È un pezzo di mezzo. Se mi chiedi cosa vogliono dire, È complesso da Io- interpretare. esatto, Sì. io ormai non interpreto più perché non è il mio compito. Il mio compito è solo, io dico sempre, sono il filo di mezzo al telefono, no? Quando faccio i miei consulti, dico sempre, io sono di mezzo. Io ho la cornetta che sento quello che dicono e ti riporto. Dove sono le coscienze dopo la morte? Dove risiedono? Dove sono allocate? Questa è una bella domanda sicuramente, però posso dire con assoluta certezza che questo è vero. Dopo la morte la nostra coscienza continua a sopravvivere con la stessa personalità che aveva quando era in vita, perché proprio quando era incarnata nella mente dell'essere umano ha preso forma ed ha imparato. È ovvio che quando poi la coscienza, dopo la morte fisica, inizia questa nuova esistenza, ha anche la consapevolezza della sua nuova condizione, del suo nuovo stato, quindi è una coscienza sicuramente più illuminata. La canalizzazione più particolare, o comunque che ti è rimasta più impressa? Cosa è successo? Cosa hai sentito? No, vabbè, ma una in particolare che non è l'unica, però questa te la devo dire. Appunto, mi si affianca un ragazzo, ovviamente io lo vedevo, loro no. Era il cognato, però le povere, il marito della sorella, che io manco ho conosciuto. Beh, insomma, io non memorizzo perché ho una memoria molto corta, è difficile mi rimane in mente. Sta canzone però mi è rimasta dentro la testa. Lui che aveva una voglia matta di lei, che mi ha fatto addirittura mettere, non paura nel senso brutto, però continuava a parlarmi delle sue labbra, della voglia di rifare l'amore con lei. Mi ha raccontato dettagli che ovviamente non la conoscevo anche in quel senso, ma ti dico di una intensità che a un certo punto l'ho guardato e non ti permetto di avvicinarti a me, stammi lontano, che ti giuro avevo paura che entrava e faceva cose strane, che come era forte, sentivo forte questa voglia di lui ancora di lei. Mi ricordo che parlava delle labbra, dei suoi occhi, gli accarezzava il viso, la passione che li travolgeva. Io sono uscita, giuro, da quel consulto innamorata anch'io. È un anziano che mi chiama, ogni tanto vuole parlare con la moglie. Beh, se tu sapessi l'amore che esprimono ancora la moglie su di lui, ma come lui, l'amore che prova ancora per lei. Non ha Zero. né tempo né spazio. No, anzi ti posso dire che arriva ancora più forte dalla parte di là. Senti, ma dov'è che posso trovarle queste ricerche? Beh, noi abbiamo pubblicato i nostri studi su alcune riviste scientifiche internazionali. Si possono trovare su Explore, su Sage, su Omega Journal. E devi sapere, Emanuele, che quando una ricerca scientifica viene pubblicata su una rivista internazionale si può affermare che sia fatta una scoperta scientifica sostanzialmente. Perché? Perché la rivista scientifica, prima di pubblicare la ricerca, la fa revisionare da esperti accademici. Cioè sono delle persone che in sostanza valutano il lavoro che tu hai svolto, quindi valutano la validità del protocollo scientifico e soprattutto del sistema matematico che hai utilizzato per fare i calcoli, e quando è passato questo filtro allora la ricerca viene pubblicata. Per cui in questo caso solo che si parla di scoperta scientifica, perché c'è stata una revisione di parti terze fatte da accademici e quindi di esperti del settore. È stato di recente. Beh, tu lo sai che lei solo che mi ha telefonato piangendo che mi ha detto vorrei comunicare col marito, io gli descrivo, guarda, ma
scusami, così, 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 così. Sì. Non ti dico, che poi piango anch'io. Ci credo. Ci credo. Giuro, non ne posso più. Per girarla, aiutarla. Lei ha dato proprio l'ultimo e l'ho vista proprio uscire, perché io pregavo di essere lì. E avevo già visto invece tutti i suoi parenti ai piedi ed è stato bello perché l'ho accompagnata. L'inferno che ci raccontano i medium non è come noi siamo abituati ad immaginarcelo, non ci sono fiamme, è solo un luogo di transizione e di riflessione. Poi la parola medium sinceramente per me è una parola un po'... Non esprime. è pesante. Ok. Se tu mi dici come ti definiresti? Interlocutore, non so. Che visivamente abbiamo qualche informazione sul luogo, sul come sia, sulle sensazioni che si avvertono in quel momento lì o su chi vediamo. I medium ci raccontano che le prime immagini che vediamo sono quelle di paesaggi con dei colori molto vividi e dai profumi molto intensi e pare che ci vengano ad accogliere le anime o le coscienze dei nostri trapassati, le persone che in vita ci sono state vicine come amici o come parenti. Mi sento dire, ma come facevi a saperlo? Me l'hanno detto loro. E un'altra delle mie cose che quando mi viene da ridere adesso, no? Che se loro mi dicono, faccio un esempio, un dettaglio, una cosa, io sono sicura di quello che dicono loro. Io non mi fido mai della persona che ho davanti, perché può non ricordarlo, può vederlo in modo suo. Queste sono le prime immagini e la sensazione sembra essere molto piacevole. Ma questi racconti vengono anche dalle esperienze di premorte, cioè che le persone per qualche attimo, per delle patologie mediche, abbandonano il corpo e poi rientrano. Raccontano proprio questa esperienza, la stregua di come fanno i medium quando interrogano i defunti su questi argomenti. Caspita, tu immagina quando vengono le mamme che vogliono parlare con i figli, ma tu hai presente il dolore? Non oso immaginare. Io non lo posso immaginare, ma lo vivo, non so come spiegarti. Cioè tu lo percepisci Esatto, profondamente. e arriva forte dalla mamma, mi arriva dentro, io non te lo posso spiegare. Ma sai cos'è la cosa straordinaria? Quando poi tu vedi che questo consulto sta andando e tu vedi che le lacrime della mamma, da lacrime di disperazione, diventano lacrime di gioia, quando una mamma ti ringrazia per avergli potuto far parlare col figlio di cose che magari io neanche sapevo, quindi lo riconosce. Ma io ti dico una madre per un figlio perché secondo me non esiste dolore più grande. Senti, ma quante persone ci sono in Italia, o comunque sul territorio nazionale, che si occupano di questo tipo di ricerca o questo tipo di attività? Beh, io credo in realtà nessuno, solo io e il mio gruppo. Sì, ci sono tanti bravi ricercatori in Italia e ci sono stati anche in passato in realtà, hanno fatto delle buone indagini, ma nessuno ha mai adottato un protocollo rigorosamente scientifico che tiene in considerazione tutti quelli che sono gli standard della ricerca scientifica e in virtù dei quali poi siamo riusciti poi a pubblicare le nostre ricerche su riviste scientifiche internazionali. Ecco, questo è un lavoro che abbiamo fatto solo ed esclusivamente noi e siamo in pochi anche al mondo perché troviamo qualcosa in Russia, qualcosa in Inghilterra e alcuni dei nostri colleghi e collaboratori sono in Arizona. Come facciamo ad avvicinare la scienza a questo mondo, a questa consapevolezza? Guarda, più volte ho chiesto anch'io, ma è giusto che tante volte tutti questi medici, no? Che vogliono scavare, vogliono delle prove. Ma sai, io poi ci sono di mezzo, no? Perché comunque vuoi con Fernando e vuoi con Giorgio e vuoi comunque qualcosa, è sempre a livello scientifico, no? Tante volte mi sento un po' come tirata, no? Nelle corde. Dico, ma io non devo dimostrare niente a nessuno. Non basterà mai alla scienza. Io credo che la scienza non basterà mai, ma so che quando non lo so, succederà che sarà alla pari.
Io credo che i medici torneranno a lavorare affiancati ai medium. Come mai quello che ci arriva è sempre un'informazione bene o male terrena, cioè qualcosa che ha costituito l'uomo qui, in questo posto, in questo tempo? E perché non arriva qualcosa che invece è di fatto incomprensibile per la nostra ragione e quindi potenzialmente una prova di un qualcosa che noi non avremmo mai potuto pensare, ma più che altro perché non ci saremmo mai potuti arrivare? Beh, io credo che un'informazione incomprensibile per noi, lo dice stesso il termine, non sarebbe nemmeno appropriata. Io credo che, ovviamente non ho la risposta a tutte le domande, però io credo che gli esseri umani, ma quasi tutto l'universo, attraverso un percorso di crescita e di apprendimento, tutto si trasforma e noi cresciamo giorno per giorno attraverso nuove informazioni e credo che i messaggi rispettino un po' questo processo, quindi un processo di apprendimento. Non possiamo conoscere cose se prima non le impariamo. Anch'io ci sono anime meno evolute, per scelta. Pensa che bello, dicono, sarebbe vivere tutti su quel piano. Sì. Dicono che si accetterebbe meglio la morte, perché potresti vederlo, Perché raggiungiamo questo piano? perché avete scopi diversi, perché state vivendo in un periodo di grandi prove. Sicuramente tante cose sono cambiate. Io vivo la morte in modo molto diverso da come la vivevo prima. Non so ancora come vivrei l'esperienza della mia morte. Ecco, su questo ci sto ancora riflettendo. Questa è una domanda che potrebbe mettermi in difficoltà. Dicono che abbiamo voluto che fosse così, perché dicono che un tempo gli uomini e le donne vivevano così. Beh certo, noi oggi sappiamo per certo che il fenomeno della medianità non è uno stato della mente patologico, così come può definirlo la psichiatria, o uno stato alterato di coscienza. Direi uno stato diverso di coscienza e la differenza è molto semplice da rilevare perché il medium fornisce informazioni corrette che sono verificabili, il paziente psichiatrico no. Ma come facciamo in questo tempo a sopportare quello che succede nel mondo? Non c'è bisogno di chiedere perché lo si vive nel quotidiano. E ognuno di noi può fare quella piccola parte. E quella piccola parte fa la differenza. E questo lo sappiamo perché non solo abbiamo il fenomeno della medianità che è dimostrato, ma abbiamo anche fenomeni di precognizione, di percezione, tutti i fenomeni di PSI, di remote viewing, tutti questi fenomeni in cui la coscienza sembra spostarsi dalla mente umana ed estendersi in altri luoghi dove è in grado di osservare ciò che con gli occhi non possiamo vedere. Qualcuno che ci aiuta da... Perché chiedi? Perché dubiti? È la sua domanda, scusami, ma non sono io che te lo chiedo. Perché vedo quello che sta succedendo ora a Gaza. C'è ancora troppa cattiveria. Mi fa vedere che quando nasciamo, mi fanno vedere come se dentro di noi c'è la luce e c'è il punto nero. E pulsano tutte e due allo stesso modo. Sta a noi. È una scelta. Ma la nostra realtà ha un percorso predefinito? Abbiamo fatto questa domanda ai medium e sembra di sì, sembra che sia una combinazione di un destino già prefissato, ma comunque una sorta di libero arbitrio che noi possiamo esercitare durante il percorso di vita. L'immagine più significativa è quella di una barca a vela che scende lungo la corrente di un fiume. Non potremo mai risalire la corrente, ma possiamo orientare la vela. Sei appartenuto a quelle tribù. Nox, Ox, è un qualcosa con la X. Io non me ne intendo. Che tribù è? Nox, Ox. Non riesco a vedere bene la scritta. Però cerca nelle tribù qualcosa con la X. Nox, Ox. Che tribù è? Non riesco a vederla bene. Guarda, ti dico che è un capotribù che hai dietro. Ha tutte le piume bianche intorno. È presente quelli che si mettevano tutte le piume lunghe
bianche, molto maestoso, molto forte, e dice che lui ti accompagna sempre. Ed è per quello che te sei deciso, duro e soffri tanto delle ingiustizie. Avrà una certa importanza questo,